Ciao e benvenuto o benvenuta. Se stai guardando questo video è perché l'unica idea chiara che hai sul barbecue è quella di cominciare a praticare autonomamente le cotture alla brace dopo che hai assaggiato quella fantastica carne affumicata e succulenta a casa di amici o da qualche altra parte. Sicuramente stai cercando dei consigli per poter partire e soprattutto vorresti una mano ad acquistare gli strumenti giusti per partire. Bene. Sei nel posto giusto, continua a guardare questo video e farò chiarezza nella tua mente offuscata e ti instraderò sulla giusta via. Partiamo col primo consiglio. Non ti fiondare a capofitto acquistando dispositivi di cottura extra performanti e costosissimi. In fin dei conti, se ci pensi, acquistare una Ferrari prima di conseguire la patente è un passo piuttosto arduo. È fondamentale spratichirsi con una utilitaria per poi salire man mano di livello. Ti consiglio di cominciare con un semplice kettle sferico a carbone tipo quelli della Weber o marche alternative. Se cerchi su alcuni siti puoi trovarne usato a prezzi scontati che magari è stato usato solo un paio di volte da qualcuno che ha rinunciato alle prime difficoltà. Lo stesso discorso vale se dovessi scegliere, per motivi pratici, un dispositivo a gas o elettrico. Se clicchi il link qui in alto vedrai un video con delle mie indicazioni e suggerimenti alla scelta del giusto dispositivo a seconda delle situazioni. A proposito di chi si scoraggia quasi subito e si sbarazza del suo barbecue dopo averlo usato solo una volta, ti lascio con il mio secondo consiglio: non demordere alla prima difficoltà. Imparare le cotture al barbecue richiede in primis saper manovrare il proprio dispositivo e poi bisogna apprendere al meglio le tecniche di cottura. Non possiamo pretendere di saper suonare la chitarra alla prima lezione. Ci vuole pazienza e pratica. Vedrai che una volta ingranata la via sarà tutto più semplice. Lo stesso discorso vale per gli acquisti degli accessori. Sono belli li esposti nel negozio. Li vorremmo tutti anche se non sappiamo a cosa servono veramente, ma mantieni la calma. Acquista solo il necessario che ti serve per cominciare. Guanti, pinze, termometro e guanti ignifughi sono la base, ma altri accessori più complessi aspetta ad acquistarli. Li potrai prendere mano che salirai di livello. Anche qui, cliccando il link in alto, sarai guidato ad un altro video dove ti indico gli accessori necessari per cominciare. Come quarto consiglio, posso dirti che una volta che hai tutto il necessario, fai delle accensioni a vuoto, senza inserire cibi e senza cucinare. Fai delle prove, accendi dei bricchetti e cerca di capire quante ne devi accendere per raggiungere una certa temperatura. Poi impara a stabilizzare ad una certa temperatura il tuo dispositivo. Una volta presa confidenza con il dispositivo di cottura, puoi passare al quinto consiglio. Segui le ricette semplici, non imbatterti in cotture complesse e articolate specie se hanno delle lunghe preparazioni come un brisket o uno stinco di manzo. Impara prima a gestire il fuoco, impara a gestire la brace se si tratta di una cottura diretta, impara a stabilizzare il tuo dispositivo ad una certa temperatura per usarlo come se fosse un forno per quanto riguarda la cottura dolce e lenta. A questo discorso mi allaccio con il sesto suggerimento. Studia ricette semplici ma usa anche tagli di carne semplici. Comincia col grigliare. Tagli di carne semplici, bistecche di maiale, hamburger, sovracosce di pollo insomma. Comincia a fare esperienze con il fuoco diretto ed inizia ad imparare a governare le fiamme, anche per la cottura al barbecue americano. Comincia come ad esempio salsicce, involtini di carne, polpette, insomma si tratta anche di tagli economici e se dovessi sbagliare la cottura almeno non hai bruciato una bistecca da un grosso valore. E qui involontariamente ti ho lasciato anche il settimo consiglio: non spendere troppo per le prime cotture, non andare a cercare il maiale di razza o il pollo allevato a terra, comincia con qualcosa alla portata. Ottavo consiglio: se sei alle prime esperienze, non cucinare mai per amici e parenti o per fame, fretta, agitazione e pressioni non ti faranno combinare niente, ma soprattutto non ti faranno apprendere nozioni, tecniche ed errori. Analizzare gli sbagli fa parte della crescita. Quindi, cucina in largo anticipo rispetto all'orario di servizio, oppure cucina fuori orario ma mai a ridosso del pranzo o della cena. Non conosci i tuoi tempi e non sei sicuro della puntuale riuscita? In ogni caso, tieni a portata di mano il numero della pizzeria che consegna a domicilio. Passiamo al nono consiglio: studia bene la ricetta e pianifica i tempi. Non guardare semplicemente un solo video su una preparazione di un taglio e poi ti fiondi subito al barbecue. Molte notizie in rete sono incomplete e spesso non scendono nei dettagli. Ricorda che ad ogni tua azione corrisponde una reazione. Focalizza i passaggi e cerca di comprendere la materia a come reagisce alle tue sollecitazioni. Entra negli argomenti e approfondisci. Ti servirà per migliorarti e cominciare a creare qualche ricetta personalizzata. Decimo ed ultimo consiglio: non avere aspettative alte con le prime ricette, altrimenti se andrà storta ci rimarrai male e tendi a mollare per scoraggiamento.
Sicuramente i buoni risultati arriveranno con il giusto tempo. Abbi pazienza e persevera. Anzi, fai una buona scorta di birre e rilassati. In fin dei conti dal barbecue vogliamo proprio questo: tempo che scorre lento, pace e serenità. Ricorda, spendere un po' di più ha senso, ma solo se ne capiamo il valore.